Per la mattonella prepariamo un nodino iniziale, lavoriamo 5 catenelle e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo sulla prima catenella. E nel cerchietto lavoriamo tutto il primo giro. Se volete potete fare un cerchio magico, io per le cose che poi vanno lavate e usate preferisco iniziare così. E nel primo giro lavoriamo 12 punti bassi, iniziamo con una catenella e poi 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, facciamo posto nel cerchio avvicinando i punti in modo che ci stiano i 12 punti. E 12 e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Nel secondo giro la ripetizione che ripetiamo è un punto alto, una catenella. Sostituiamo il primo punto alto che lavoriamo nel punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo con un punto basso e 2 catenelle. Poi lavoriamo una catenella e ripetiamo nel prossimo punto un punto alto, una catenella. E ripetendo la ripetizione completiamo tutto il giro. Nell'ultima ripetizione, anziché lavorare una catenella, lavoriamo un punto basso sul primo punto alto dove avremmo chiuso il giro. Questo punto basso sostituisce l'archetto di una catenella e nello stesso tempo chiudiamo il giro. Nel prossimo giro lavoriamo solo negli archetti e in ogni archetto lavoriamo 2 punti alti. Il primo lo sostituiamo con un punto basso e 2 catenelle e ne lavoriamo un altro. 3 catenelle, 1, 2, 3 e passiamo al prossimo archetto. 2 punti alti. 1, 2 e una catenella. Nel prossimo archetto 2 punti alti, 1, 2, una catenella e questa è la ripetizione che ripetiamo in tutto per 4 volte. 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella e ripetendo la ripetizione completiamo tutto il giro. Anche in questo caso, nell'ultima ripetizione, anziché lavorare un archetto di una catenella, lavoriamo un punto basso nel primo punto alto del giro. Così siamo al centro di questo archetto di una catenella. E cominciamo il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo sempre solo negli archetti di 3 catenelle lavoriamo gli angoli e poi lavoriamo i lati negli archetti di una catenella. Qui lavoriamo un punto basso, nel prossimo archetto un angolo, cioè 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, 3 catenelle, 4 punti alti, 1, 2, 3, 4 ed ora lavoriamo il lato. Nel lato lavoriamo un punto basso nell'archetto, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto e questa è la ripetizione che ripetiamo. Negli angoli lavoriamo 4 punti alti, 3 catenelle, 4 punti alti e nei lati lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, un punto basso e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. Completiamo anche l'ultimo lato
lavorando un punto basso, 3 catenelle, e qui o chiudete il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso, fate una catenella di sicurezza e tagliate il filo, oppure facciamo la chiusura invisibile, quindi lavoriamo le 3 catenelle e poi tagliamo il filo. Infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo nel primo punto alto, saltiamo il punto basso ed entriamo nel primo punto alto, in tutto il punto, e torniamo al centro dell'ultima catenella ed entriamo anche al centro del punto basso di inizio giro. Questo. Qui si crea una catenella aggiuntiva che è quella del punto basso, così ci troviamo con i punti poi sul lato. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. E questo è il risultato. Lavoriamo per intero solo la prima mattonella. Per tutte le altre, mentre lavoriamo l'ultimo giro, agganciamo le mattonelle tra loro per creare la striscia che ci serve, come abbiamo fatto per molti altri progetti che abbiamo fatto insieme, come il top, il copricostume o le canottiere. Quindi, quando arriviamo all'angolo in cui vogliamo cominciare ad unire, lavoriamo i 4 punti alti, la prima delle 3 catenelle, poi appaiamo i rovesci delle mattonelle, i lati dritti rimangono all'esterno, e agganciamo l'angolo con la seconda catenella entrando nella catenella centrale dell'angolo. Entro, porto fuori il filo e fuori direttamente, e questa per noi è la seconda delle 3 catenelle e lavoriamo anche la terza. Torniamo nella mattonella che stiamo lavorando e completiamo l'angolo lavorando 4 punti alti. 1, 2, 3, 4, un punto basso e uniamo il lato con il prossimo archetto. Lavoriamo una catenella, con la seconda agganciamo l'archetto entrando direttamente nell'archetto, 2 e 3, un punto basso, lavoriamo mezzo angolo, 1, 2, 3, 4, una catenella, con la seconda agganciamo l'angolo, 2, 3, completiamo questo angolo e tutto il resto della mattonella. E unendo le mattonelle su un lato in questo modo creiamo tutta la striscia che ci serve. Per il mio top ho lavorato 2 righe di queste con un punto alto, una catenella, e una striscia di mattonelle di 9 mattonelle, che è il numero di mattonelle che più si avvicina alla lunghezza del mio top. Non ho contato i punti e non serve che contiamo i punti. Facciamo una striscia di mattonelle lunga più o meno come il top. Può essere, la mia è praticamente giusta, ma è un caso, può essere che vi venga un po' più lunga o un po' più corta, non importa, perché tanto sia la lavorazione delle mattonelle che quella del top è elastica e quindi poi si adatteranno. A questo punto facciamo adesso una riga di punti per unire la striscia di mattonelle al top, ma prima ripartiamo le mattonelle sul top con dei marker. Io ho 9 mattonelle e quindi ne ho una centrale che posiziono al centro del top e mettiamo un marker e ripartiamo le mattonelle sul top senza bisogno di contare i punti. In
questo modo uniamo ripartendo gli spazi più o meno nella stessa maniera. Ovviamente in questo momento mettiamo sul dritto il top e la lavorazione delle mattonelle. Ed ora vediamo come unire. Iniziamo lavorando 2 catenelle e ci agganciamo nella catenella centrale dell'angolo della mattonella con un punto basso, una catenella, un mezzo punto alto nel prossimo punto alto, una catenella e ci agganciamo nella mattonella, per esempio nel secondo dei 4 punti alti, con un punto basso, una catenella, un mezzo punto alto nel prossimo punto alto, una catenella, un punto basso, per esempio nel punto basso, e andiamo avanti così, una catenella e ci agganciamo sul top, sul successivo punto alto, una catenella e ci agganciamo sulla mattonella, in questo caso per esempio nell'archetto, con un punto basso. E in questo modo agganciamo tutta la striscia di mattonelle. Dove agganciarci dipende da quanti spazi abbiamo per ogni mattonella. Come sappiamo non è detto che abbiamo lo stesso numero di spazi per ogni mattonella, però abbiamo i marker che ripartiscono il lavoro e sappiamo che quando arriviamo ad un marker dobbiamo arrivare più o meno in linea con i punti. Però questo è il modo per agganciare un mezzo punto alto nel punto alto del top, una catenella, un punto basso per agganciare sulla mattonella, una catenella, un mezzo punto alto e così via. E in questo modo agganciamo tutta la striscia di mattonelle, ripartendo, come abbiamo detto, gli spazi che abbiamo. Completiamo la riga lavorando un punto basso nella catenella centrale dell'archetto d'angolo dell'ultima mattonella e poi un mezzo punto alto nel primo punto alto della riga precedente, quindi nella seconda catenella. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Ed ora lavoriamo qui sotto il motivo traforato. Giriamo il lavoro e riagganciamo il filo sulla parte bassa delle mattonelle. Ci agganciamo nella catenella centrale dell'archetto d'angolo e lavoriamo un punto alto, sostituendolo con un punto basso e 2 catenelle. E poi una catenella e lavoriamo dove abbiamo lavorato nella riga precedente per agganciare la mattonella. Nell'archetto e lavoriamo tutti i punti alti e una catenella. Nel secondo punto alto, un punto alto, una catenella. Nel punto basso dove avete lavorato nella riga precedente. Facendo lo stesso numero di punti che avete qui su. Completiamo la riga con un punto alto nella catenella centrale dell'archetto d'angolo dell'ultima mattonella, giriamo il lavoro e lavoriamo tutte le righe che vogliamo uguali a questa, come abbiamo fatto qui sopra, lavorando un punto alto, una catenella, un punto alto sul punto alto.
Per il mio top io ho lavorato 2 righe di questo punto ed ora facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Ed ora lavoriamo il laterale dietro, prima da una parte e poi dall'altra. Se avete ancora il filo agganciato di quando abbiamo fatto questa fascia, potete utilizzare questo, altrimenti ne agganciate un altro. E iniziamo a lavorare sul dritto. E qui lavoriamo tutta una riga di punti alti. Sostituiamo il primo sempre con un punto basso, 2 catenelle. E lavoriamo un punto alto in ogni punto. E poi in testa alle righe, lavorando i punti che servono per creare una linea uniforme di punti alti. Se avete il dubbio se lavorare un punto in più o un punto in meno, lavoratene uno in meno. In questo modo, lavorata la riga di punti alti, giriamo il lavoro. Qui lavoriamo un mezzo punto alto che sostituiamo con un punto basso, una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo 5 mezzi punti alti. 1, 2, 3, 4, 5. Una catenella e saltiamo un punto e ripetiamo 5 mezzi punti alti e andiamo avanti così per tutta la riga. 5 mezzi punti alti, una catenella, salto un punto. Se alla fine della riga, come nel mio caso, non vi trovate giusti con i punti, non importa, magari le ultime ripetizioni le facciamo da 4 punti anziché da 5 e concludiamo la riga. Lavorando alla fine una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto nell'ultimo punto. Qui intanto mettiamo un marker e aspettiamo a tagliare il filo e lavoriamo queste 2 righe anche dall'altra parte. Ho lavorato le 2 righe sul laterale anche dall'altra parte e adesso lavoriamo una riga di finitura qui sotto, lavorando sul dritto del lavoro. Prepariamo un nodino iniziale e ci agganciamo sul primo mezzo punto alto. Lavoriamo una catenella ed ora, lavorando in testa alla prossima riga, qui lavoriamo un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella e ci agganciamo con un punto bassissimo nella prossima riga. Una catenella, un mezzo punto alto nell'archetto, una catenella, un punto bassissimo nel prossimo punto alto e ripetiamo una catenella e nel prossimo punto alto lavoriamo un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, un punto bassissimo nel prossimo punto alto, una catenella, un mezzo punto alto nell'archetto, una catenella, un punto bassissimo nel prossimo punto alto. E ripetendo questa ripetizione lavoriamo tutto il bordo inferiore del top. Può darsi che i punti che abbiamo non siano multipli della ripetizione che stiamo lavorando e quindi alla fine della riga ci aggiustiamo per arrivare più o meno a terminare una ripetizione. Nel mio caso lavoro qui un ventaglietto piccolo un po' più stretto
e lavoro un ultimo ventaglio grande in questi punti. In questo modo vedete voi come potete aggiustarvi con i punti, oppure magari potete lavorare una ripetizione un po' diversa, saltare una piccola, non so, in un fianco. Completato tutto il bordo inferiore, continuiamo a lavorare tutto intorno, lavorando un punto basso in ogni punto sul laterale, un punto nell'archetto e un punto in ogni punto. Lavorata tutta la riga di punti bassi, lavoriamo adesso una riga di mezzi punti alti in testa alle righe qui, nello stesso modo in cui abbiamo lavorato qui sotto, lavorando un mezzo punto alto in testa alla riga, in questo caso nell'archetto, in testa alla riga, nel corpo del punto alto e così via. E quando arriviamo a lavorare sulla coppa, qui lavoriamo la ripetizione, una catenella, salto un punto alto, in questo caso salto l'ultimo punto in cui avrei lavorato un mezzo punto alto, quindi comincio da qui e continuo, una catenella, salto un mezzo punto alto e lavoriamo in questo modo fino al vertice della coppa. E qui sopra nel punto centrale lavoriamo la spallina. Qua può essere che arriviate a lavorare come me fino all'ultimo punto, oppure che dobbiate saltare un punto, non importa, finiamo con una catenella e nel punto centrale lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e ne comincio un altro. Filo sull'uncinetto, entro, porto fuori, chiudo 2, 2 e 3. Ed ora i 3 punti alti li chiudiamo insieme. 2 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo 3 punti alti chiusi assieme nei 3 punti alti chiusi assieme, cioè qui. 1, 2, 3. Chiudiamo tutto assieme, 2 catenelle e giriamo il lavoro e continuiamo in questo modo. Per la mia spallina ho lavorato 18 righe ed ho una lunghezza di circa 22 cm. L'ho misurata e ho visto che per me va bene così. Voi misurate la misura che serve a voi. Alla fine concludiamo la spallina facendo un'ultima riga. 2 catenelle, giriamo e questa volta lavoriamo 3 punti alti normalmente. 1, 2, 3 e con questi 3 punti alti agganciamo la spallina al dietro del top. Controlliamo che la spallina non sia arrotolata e la appaiamo al dietro del top tenendo il rovescio verso di noi, i dritti sono dentro. In questo caso può essere che abbiate davanti la spallina o il top, dipende se avete un numero pari o dispari di righe nella spallina. Agganciamo il lavoro con 3 punti bassissimi, entrando in tutto il punto della spallina e in tutto il punto del top.
Qui facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo, ma prima di tagliare il filo provate il top e verificate che sia nella posizione giusta e che la spallina abbia la lunghezza giusta. Io ho contato qui 17 punti e poi ho agganciato la spallina e sul dritto è così. Riagganciamo il filo sull'altro lato dell'inizio della spallina e ricominciamo a lavorare il bordo intorno alle coppe, lavorando una catenella, un mezzo punto alto, una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto e andiamo avanti con la ripetizione fino al centro delle coppe. Arrivati al centro può darsi che vi restino 2 punti oppure uno, non ha importanza, non facciamo la catenella, saltiamo lo stesso numero di punti anche dall'altra parte e lavoriamo un mezzo punto alto e ricominciamo con la ripetizione, una catenella, salto un punto, un mezzo punto alto e lavoriamo in questo modo fino ad arrivare al vertice e qui lavoriamo l'altra spallina e poi vediamo come fare. Una volta lavorata la spallina mettiamo in sospeso il filo senza tagliarlo, riagganciamo un filo qui dopo la spallina e lavoriamo tutto il resto del contorno della coppa come abbiamo lavorato da questa parte, poi tutta una riga di mezzi punti alti per rifinire qui e tutta una riga di punti bassi sul laterale come abbiamo fatto dall'altra parte. Tagliamo il filo e facciamo la chiusura invisibile come abbiamo imparato per le mattonelle. Ed ora possiamo riprendere il filo della spallina e agganciarlo dietro esattamente come abbiamo fatto per l'altra spallina. Per fare il cordoncino che lega il top dietro vi propongo una riga di punti bassi senza catenelle di base. Lavoriamo 2 catenelle e nella prima catenella entro, porto fuori il filo, lavoro prima una catenella passando solo per il primo filo e poi il punto basso passando per tutti e 2 i fili e ripetiamo, entriamo nella catenella di base di questo punto basso che è questo filo, basta che entriamo in questo, portiamo fuori il filo, lavoriamo prima la catenella e poi il punto basso e ripetiamo, entro qui, porto fuori il filo, una catenella, un punto basso e andiamo avanti così, prima la catenella, poi il punto basso e lavoriamo tutta la lunghezza che ci serve. Arrivati alla lunghezza che ci serve, entriamo dove facciamo normalmente la catenella, portiamo direttamente fuori il filo, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E alla fine nascondiamo tutti i fili attraverso i punti. E il top è pronto. Io vi devo dire che mi piace tantissimo, ci ho lavorato tanto per farlo venire così, ma sono molto soddisfatta del risultato. Dietro possiamo mettere il nastro come preferiamo. Il mio nastro è lungo circa 90 cm, ma la lunghezza del nastro dipende da quanto aperto volete il top sulla schiena. Più aperto è e più lungo ovviamente deve essere il nastro. Spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto e che vi sia utile. Fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e se rifate questo top ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che adoro vedere i vostri lavori, potete farlo condividendo le foto nel mio gruppo Facebook oppure taggandomi in Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione del video.
Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!